perché mi consente di introdurre il testo letterario, quindi ciò di cui mi occupo nella didattica tradizionale, quindi testi narrativi o poetici, come stimolo a poter avere più tempo a disposizione. Il laboratorio consente questo per riflettere, sperimentare varie tecniche da inglobare nel laboratorio stesso. Mi serviva fondamentalmente una dimensione di tempo più ampia, svolgo appunto questo laboratorio in 4 incontri pomeridiani, per cui ho 10 ore in cui poter avere uno spazio tutto nostro per poter lavorare sulla didattica delle emozioni. Fondamentalmente portare avanti questo campo di ricerca insieme ai ragazzi e alimentare reciprocamente il nostro interesse a continuare a farlo. Lavoro con una terza, quindi è una classe con cui continuerò a lavorare per altri 2 anni, quindi è una prospettiva che comunque posso continuare indipendentemente dal corso sulla didattica delle emozioni, però è un progetto di lavoro insieme che mi dà stimolo a porre delle basi per il lavoro futuro. All'interno delle lezioni io mi occupo di letteratura, per cui a scuola magari si dibatte sulla tematica dell'incontro, talvolta dello scontro tra generazioni, e però di pomeriggio abbiamo tutto il tempo per poter approfondire, al di là, diciamo, dei tempi didattici, interrogazioni, campanelle che suonano, diciamo, ma è, come dire, un lavoro che simbioticamente si aggrega a quello che faccio in classe. Ovviamente in classe ho dei tempi anche da riservare ad altri contenuti, ad altre attività, per cui, però quando capita un argomento di interesse comune, mi ripropongo con i ragazzi stessi di poterlo discutere e sviluppare nel laboratorio pomeridiano. L'adattamento, diciamo, è stato forzato, nel senso che poi alla fine mi sono dovuto costruire questo spazio pomeridiano, perché avere 10 ore in orario, diciamo, scolastico mi avrebbe messo in grave difficoltà con tante altre cose che contemporaneamente un docente deve fare, per cui mi avrebbe fatto sacrificare questo aspetto. Però con tempo a disposizione e buona volontà mi sono ritagliato questo spazio pomeridiano, quindi l'adattamento è stato un adattamento, diciamo, più fisico, più spazio-temporale, cioè ho dovuto costruirmi una possibilità. Per fortuna, diciamo, è stata una possibilità stimolante per tutti. E i ragazzi si sono pure loro organizzati con i loro tempi, abbiamo deciso insieme per esempio i giorni, veniva a tutti più comodo il lunedì, poi abbiamo avuto dei lunedì in cui è dovuto saltare, ci siamo spostati a giovedì, ma le nostre esigenze di adattamento sono state, come dire, più fisiche che di energie o di atteggiamenti. Ci siamo ritagliati comunque il nostro spazio. Diciamo, il feedback della loro attenzione, della loro stima, della loro confidenza, tanti valori umani che comunque è costruzione di una relazione, di un rapporto che, diciamo, è quello che mi interessa, ci interessa. Di provarci, perché comunque in ogni caso vivere del tempo insieme ai ragazzi, scardinando un po' quegli aspetti di rigidità della didattica tradizionale, è sempre un'occasione in cui, a prescindere da tutto, si ha il beneficio di condividere uno spazio e un tempo insieme, e da lì possono anche emergere delle sorprese positive, quindi di lanciarsi. L'esperienza che abbiamo fatto insieme alla classe è stata molto bella, devo dire. Non avevamo mai fatto un'esperienza simile, neanche negli anni precedenti con altri professori. Devo dire che ci ha fatto riflettere un po' a tutti, soprattutto a me in particolare ha fatto riflettere sulle esperienze sugli esperimenti che abbiamo fatto sul dialogo, ad esempio, che ci ha aiutato molto a risolvere quei problemi che elencavamo durante le varie lezioni. Questo corso ci ha aiutato a migliorare il rapporto con i nostri genitori, perché comunque era proiettato al fatto generazionale, appunto questo scambio tra la generazione precedente e quella successiva.
Allora, il professore Tripiano ha creato un gruppo, ci ha fatto mettere a cerchio in modo che il dialogo e gli interventi di tutti possano essere ascoltati e commentati, in modo che ci sia un incontro nelle idee e nei pensieri comuni. Personalmente dal mio punto di vista a me è piaciuta molto, anche perché appunto stimola le emozioni che spesso non vengono sottovalutate e messe in secondo piano dalle attività didattiche. Secondo me è interessante anche perché diciamo, all'inizio ci si sente un po' bloccati, ovviamente, perché non è facile esprimere emozioni sin dal primo impatto, però poi a poco col passare dei vari incontri, anche durante uno stesso incontro, si ha appunto questo crescendo, diciamo, in un certo senso, della partecipazione e dell'operatività. Come dicevo prima, inizialmente non si ha questa apertura immediata, però a poco parlando e scoprendo che magari alcuni tratti dei pensieri, delle emozioni sono comuni, si acquisisce più sicurezza nell'esprimere le proprie emozioni. Pensando, magari normalmente si pensa di dire cose insensate oppure non fondate, però si scopre a poco appunto che ognuno ha da dire la sua ed è anche interessante mettere in discussione le proprie opinioni. Quindi abbiamo migliorato i rapporti tra di noi, già eravamo molto affiatati proprio nella nostra classe, abbiamo fatto conoscenza anche dell'altra classe, si è unita dopo il secondo incontro, appunto ora ci conosciamo meglio tra di noi, sappiamo qual è il problema di uno, qual è il problema dell'altro. Questo corso secondo me ci ha legati ancora di più, perché soprattutto lui è un padre, quindi per questo tipo di incontri era perfetto, perché c'avevamo una figura con cui confrontarci appunto tra due generazioni, c'era un confronto tra queste due generazioni, tra padre e figlio appunto. Quello che mi è piaciuto di più è il dialogo e il confronto, da cui possono emergere vari punti di vista. Mentre l'aspetto negativo, ma allo stesso tempo che riguarda sempre il dialogo, è che magari le idee non rispettavamo i turni nel parlare, anche è una cosa molto semplice, ma da questo emerge che ancora non abbiamo una maturità per avere un dialogo con dei turni, con un ordine. A me è piaciuto molto anche appunto la messa in gioco, in un certo senso, il dialogo. È una cosa che ad esempio può risultare negativa, ma dipende molto da come uno la interpreta. È sentirsi ad un certo punto, se non si ha molto da dire, magari sentirsi in soggezione, sentirsi quasi obbligati a dire qualcosa, ma non ci si deve far sopraffare da questa cosa, bisogna seguire i propri ritmi e insomma fare con calma.